Oggi torniamo a parlare di obbligazioni, analizzando un bond della Grecia, quando rende 4,30% lordo l'anno, quando scade, febbraio 2038. Che cosa ne penso? La compro o no? Mettetevi comodi, ne parleremo insieme subito dopo la sigla. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Come sempre nella prima parte del video analizzeremo le caratteristiche di questa emissione, che non è una nuova emissione, c'è già sul mercato da un po', ma è nuova sul canale. Poi ci sposteremo su Excel ed infine vi dirò che cosa ne penso, se la compro o no. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi a questo canale, non vi costa nulla, ma a me fa tutta la differenza del mondo. Più del 50% di voi che guarda i miei video non è iscritta. Come si fa? Cliccate, non vi costa nulla. Grazie, come sempre in anticipo. Partiamo subito. Grecia nel lontano 2012 emette un bond con scadenza 27 o 26 febbraio, 24 febbraio 2038. Quindi un bond con una scadenza molto lunga. Oggi ci troviamo nel 2026, quindi praticamente a metà della sua vita, con 12 anni funziona a cedola annuale, quindi paga le sue cedole una volta l'anno, quando il 24 febbraio di ogni anno. Qual è il tasso cedolare? 4,30% lordo l'anno. Tassazione 12,5%, siamo in ambito di paesi in whitelist, siamo in area euro, è un'obbligazione in euro e quindi anche questa tassazione agevolata. Prezzo d'emissione 100, ok, ma non ci interessa, il prezzo d'emissione era nel lontano 2012, siamo nel 26, prezzo oggi 100 sul mercato, quindi praticamente ha mantenuto lo stesso prezzo, è oscillato nel corso degli anni naturalmente, ma in questo momento quota esattamente alla pari. Rating della Grecia, so cosa state pensando, ma la Grecia è fallita? Sì, assolutamente sì, siamo indietro di una quindicina di anni. Al momento il rating della Grecia è BBB-, ultimo scalino della scala per rimanere investment grade. Rating dell'Italia per darci una cifra BBB+, quindi due scalini sopra. Non c'è tutta questa grande differenza. La Grecia negli ultimi mesi, accostando alle notizie che si leggono in giro, ha ben recuperato da quel momento di crisi. Se poi parli con la gente che vive lì, come ho potuto fare nelle scorse settimane, essendo qualche giorno in vacanza lì, la situazione continua a essere complicata. Ancora, direi che vi ho descritto tutte le caratteristiche di questa obbligazione. È un'obbligazione in euro con lotto minimo 1 euro, quindi è molto facile da acquistare. In borsa, cosa di cui non parliamo spesso, numero di contratti acquistabile su borsa italiana, com'è la sua liquidità? Ci sono tanti scambi? Non ci sono molti scambi, circa 75-80 al mese, quindi non è facilissimo trovare una controparte con cui scambiarla, ma ci sono, non è zero, non è come un BTP italiano. Direi che vi ho descritto tutte le caratteristiche di questo prodotto, andiamolo ad osservare su Excel, aspettate ancora un attimo, iscrivetevi a questo canale, lasciate un mi piace, mettete dopo il mi piace il codice hype che aiuta questi video a raggiungere quante più persone possibile. Iniziamo ad osservare il nostro foglio Excel, come sempre dal titolo. Obbligazione Repubblica Greca, 24 febbraio 2038. Stepacco aveva una cedola che cresceva nel tempo, ma per gli ultimi 12 anni avrà una cedola esattamente uguale, come vi dicevo 4,30%. Cosa immagino? Di acquistarla domani, 6 luglio 2026. A che prezzo? Al prezzo di chiusura di venerdì, ossia 100 tondi tondi. Quindi è un flusso di cassa in uscita. Allo stesso momento non ho nessun credito o di disagio di emissione perché è stata emessa alla pari, devo pagare semplicemente il ratio, pari al 4,3% però per 132 giorni, ossia dal 24 febbraio 2026 ai primi di luglio non sono io il possessore della cedola. Devo restituire 155,51 euro lordi che netti diventano 136,07. Dopo io al momento in cui incasserò la mia cedola nel febbraio 2027 la incasserò per intero. 430 euro lordi che netti diventano 376,25. Stessa identica liturgia si ripete una volta l'anno, sino al 24 febbraio 2038, dove incasso gli ultimi 376,25 euro ed infine recupero il valore nominale pari a 10.000 euro. Non c'è nessuna plusvalenza o minusvalenza per quanto riguarda il conto capitale. Guadagno lordo in questi 12 anni o poco meno 5.000 euro e 4,49 su 10.000 investiti. Come vi dicevo, qua il multiplo è 1 euro, vi potete sbizzarrire sui vostri sul valore nominale che metterete nella cella G4 e su cui si aggiusterà tutto di conseguenza.
Guadagno netto 4.378,93 €, rendimento lordo 4,29%, netto 3,76%, codice ISIN che troverete anche qui sotto in descrizione. Passiamo ai flussi al nettissimo, dove tengo in considerazione due cose, l'imposta di bollo e la commissione per l'acquisto, che però non ho ancora inserito, ho dimenticato. Quindi andiamo ad inserirla qui. Al solito io immagino che sia pari ad uno 0,01 dell'ammontare investito, quindi 10 € banalmente, e poi voi sarete liberi di mettere la cifra di commissione che pagate. Il foglio Excel si aggiusterà di conseguenza. Quindi al netto dell'imposta di bollo e delle commissioni d'acquisto, quando è il mio rendimento? Il rendimento lordo è pari al 4,08%, il nettissimissimo 3,55%. Siamo giunti alla fatidica domanda, che cosa ne penso? Prima di rispondere a questa domanda facciamo un classico confronto. Tra cosa? Un BTP che abbia una durata equiparabile è la nostra obbligazione. Ho trovato un BTP con scadenza 1 marzo 2038, quindi esattamente uguale alla nostra obbligazione. Quanto rende? In questo momento ha un tasso di rendimento netto del 3,41% all'anno. La nostra obbligazione è 3,76, 35 punti base di differenza che si spiegano solamente per il rischio paese. La Grecia appunto ha 2 scalini di rating in meno e anche il rischio paese associato alla luce di quanto è avvenuto nel 2010 in quella stagione lì per la crisi del debito sovrano è giudicata più rischiosa dell'Italia, uno dei pochi paesi in area euro che rende più dell'Italia, quindi assolutamente c'è qualche punto base in più di rendimento, ma ci sono valide giustificazioni dietro a ciò. Che cosa ne penso? È un'obbligazione semplice, ha delle buone cedole annuali, ossia non la compro a 45 e poi tutto il guadagno lo realizzo alla fine, no, lo realizzo anno su anno, è in euro ed è un'obbligazione sicuramente interessante. Metterei il 100% del mio portafoglio obbligazionario? No, assolutamente no, siamo coscienti dei rischi che ci sono in questo paese, è sicuramente più rischioso dell'Italia, ma un cippino in ottica di diversificazione che può significare 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 100.000 euro, dipende dalla grandezza del vostro portafoglio, sicuramente sì, si diversifica in ambito paese, si diversifica in ambito di esposizione, si diversifica da un punto di vista anche globale, quindi per me è un sì tutta la vita. E voi ragazzi che cosa ne pensate? Come sempre scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo inoltre il mio libro, La Bibbia dell'investitore, per chi di voi volesse una guida facile, semplice, scritta con parole molto comuni su quali sono gli investimenti più interessanti sui mercati, come si costruisce un portafoglio, come è fatto il portafoglio di Luca. Beh, vi lascio questo libro, qui sotto in descrizione troverete il link su Amazon e su tutti gli altri store online. Per oggi è davvero tutto, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima analisi. Ciao ragazzi!